Ciao a tutti, buongiorno, buonasera, come state? Bellissimo vedere che ci sono già 30 studenti pronti per questa lezione dal vivo. Vedo che ci sono molte persone che conosco Ciao a nella tutti, chat. Oh, buongiorno, I always do this. buonasera, come state? Scusate. La tecnologia. Ragazzi, sono stressatissimo. Questa tecnologia mi uccide. Ogni giorno c'è un problema. Aiuto. Comunque, dicevo, vedo che c'è anche mia sorella. Ciao Federica. Salutate mia sorella, si chiama Federica, è lì nella chat. E sì, poi ci sono tante altre persone che conosco e con le quali parlo tutti i giorni, o quasi, o scrivo tutti i giorni. Allora, una domanda, ragazzi. Oggi facciamo... Non è proprio un Q&A perché rispondo solo a una domanda. Ieri abbiamo fatto un Q&A lunghissimo, credo 50 minuti, io ero stanchissimo, voi eravate stanchissimi. Ok, non lo facciamo più così lungo, credo sia un po' troppo lungo. Un'altra cosa, se trovate questo video in italiano troppo difficile, non vi preoccupate perché fra 1 o 2 giorni troverete i sottotitoli in italiano. Quindi se c'è qualcosa che non capite oggi, tornate domani e la potete leggere. Io cercherò di parlare un po' più lentamente, che non mi fate imbarazzare, ragazzi. Ok. Allora, per oggi una domanda grande ma anche veloce da rispondere e quindi poi abbiamo un po' di tempo per chiacchierare e fare altre cose. La domanda di oggi, dove sta la domanda di oggi? Dove sta? Ok, non la trovo. Domanda, dove sei? Un attimo. Eh, eccola. Ok, se vedete la domanda e mi sentite anche, sono riuscito a fare una cosa difficile. Allora, una domanda da Diego Alejandro. Ciao Manu, grazie per il tuo video di oggi, è stato magnifico. Parla di una delle live lessons, delle lezioni dal vivo. L'idea di fare queste lezioni è veramente geniale e piuttosto utile per noi studenti. Ho una domanda, vorrei sapere di più sul passato remoto. So che questo tempo è simile al passato prossimo e che è utilizzato principalmente nella lingua scritta, come succede nel francese col passé composé e il passé simple. Però mi hanno detto che viene anche utilizzato nella lingua parlata, specialmente in alcune regioni dell'Italia al posto del passato prossimo. Non so se è vero quello che ho sentito, allora ti chiedo cosa ne sai. Grazie mille. Beh, grazie a te Alejandro. Torniamo alla telecamera principale. Eccomi. Allora, sì, passato remoto. Il passato remoto è un tempo verbale italiano formato da una parola soltanto. Quindi, a differenza del passato prossimo, che ha l'ausiliare e il participio passato, quindi ho mangiato, ho visto, ho scritto, abbiamo studiato, il passato remoto è una parola sola, come l'imperfetto, il futuro, eccetera, eccetera. È un verbo difficile. Difficile perché come si dice, le desinenze che usiamo sono abbastanza strane. Per esempio, per i verbi in are, per un verbo regolare come parlare, diremmo io parlai, I spoke. Ok? Tu parlasti, asti. Ci sono suoni abbastanza difficili e abbastanza strani.
Ma la domanda che mi ha fatto Diego è: si usa o non si usa? Allora, Diego, tu hai sentito bene, c'è una differenza regionale con l'uso del passato remoto. Nel nord non si usa, nella lingua parlata non si usa. Io ho amici del nord che non sanno coniugare un passato remoto, non sanno assolutamente come formare e dire un passato remoto. Quindi è vero, nel nord non si usa nella lingua parlata. Nel centro, secondo me, per esempio nel mio caso, si usa quando è necessario e dopo vi spiego che significa. Quindi generalmente usiamo il passato prossimo per parlare del passato, ma quando è necessario usiamo anche il passato remoto. Però abbiamo a volte problemi con la coniugazione perché non lo usiamo molto spesso e quindi spesso abbiamo dubbi, noi del centro Italia, su come si coniuga esattamente un verbo, no? Per esempio, eh, i verbi in ere hanno due possibilità per la prima e la terza persona, quindi perdei, perdetti, per dire ho perso. E a volte con verbi più difficili possiamo avere un dubbio, oddio, come si dice? Come si dice? Perché sono verbi che non usiamo frequentemente, ma lo usiamo quando è necessario. Nel sud, invece, hai sentito bene, Diego, si usa quotidianamente e normalmente per parlare di cose nel passato. Quindi, mentre in italiano standard diciamo ieri ho comprato una camicia, nell'italiano del sud, per esempio in Sicilia, ieri comprai una camicia. Allora, c'è qualcuno che non è d'accordo? Xenon 20203. Allora, la verità è questa, che io ho molti amici del nord perché ho studiato a Trieste, nessuno lo usa, nel parlato. Quindi, per esempio, ma adesso continuiamo. Quindi nel sud si usa regolarmente per parlare del passato. Parliamo della lingua parlata qui. Allora, per me, per esempio, se io voglio dire che la settimana scorsa ho fatto qualcosa, io che sono del Lazio uso il passato prossimo, quindi la settimana scorsa ho visto un film. 2 anni fa uso il passato prossimo, 2 anni fa sono andato in Francia. Ma ci sono casi in cui veramente è orribile, io non riesco a dire e a sentire un passato prossimo con cose della storia, quindi per me è bruttissimo sentire, per esempio, che ne so, eh, Cristoforo Colombo ha scoperto l'America. Perché è successo 500 anni fa? Secondo me è bruttissimo dire Cristoforo Colombo ha scoperto l'America, quindi io uso il passato remoto, scoprì, personalmente. Un altro esempio, vediamo cosa possiamo dire. Parliamo sempre di storia. Nella storia dell'impero romano ci furono molte invasioni. Non ci sono state molte invasioni, ma perché? Perché l'impero romano è successo così tanto tempo fa che usare il passato prossimo per noi del centro suona molto strano. Ok? Ovviamente ricordiamoci che in ogni lingua ci sono la forma scritta e la forma parlata, ma poi all'interno della forma parlata ci sono vari livelli o vari registri. Quindi sicuramente ci sono persone del nord che lo usano in alcuni contesti, io ho amici del sud che usano il passato prossimo. Ovviamente non ci sono mai regole fisse, però la verità, allora il mio consiglio per voi studenti. Ok, prendo un attimo un goccio d'acqua.
Allora, per voi studenti di italiano di questo livello, che cosa fare? Personalmente, se volete imparare l'italiano per viaggiare in Italia o per comunicare con amici di tutta Italia, allora vi consiglio di non preoccuparvi di imparare il passato remoto perché se comunicate con una persona del sud che usa il passato remoto, vi capirà comunque se voi usate il passato prossimo. Ovviamente sono italiani e quindi capiscono il passato prossimo. Quindi non vi preoccupate di imparare e di dominare il passato remoto. Come vi ho detto, metà dell'Italia non lo conosce bene, quindi non è così importante. La cosa importante però per voi ragazzi è imparare a riconoscerlo. Voi che avete un livello alto, voi che siete qui, voi 31 studenti, 30 perché c'è mia sorella, che avete un livello alto, dovete imparare a riconoscere il passato remoto, perché lo troverete se leggete un libro, se leggete un giornale o se parlate di eventi storici con un italiano che lo usa. Come fate allora? È abbastanza semplice, perché la prima parte del verbo che loro usano, l'inizio del passato remoto, vi suggerisce sempre il significato del verbo. Quindi avete sempre il contesto, cioè la cosa di cui state parlando, e poi avete quello che sentite. Allora, se parliamo di qualcosa e io dico, per esempio, dico che un imperatore conquistò. Che ha conquistato? Che ne so. Un imperatore conquistò la Dacia. Conquistò. Se voi conoscete il verbo conquistare, potete capire o desumere che io parlo di conquistare nel passato. Ok? Quindi se io dico prese. Difficile fare gli esempi. Ehm, ok, sempre parliamo di un altro imperatore. Che un imperatore. No, non mi piace l'esempio dell'imperatore. Aiuto, un esempio con il passato remoto. Difficile farli venire così. Sì, ok, usiamo disse. Grazie, Mashed Potato Kid. Mio nonno, prima di morire, disse che dobbiamo essere bravi. Ok, my grandfather before dying said. Ok, quindi mio nonno che è morto molti anni fa, disse. Allora, se voi conoscete il verbo dire e sentite disse, in quel contesto dovete capire che stiamo usando il verbo dire. Quindi imparate a riconoscere il passato remoto, ma non ad usarlo perché è una cosa in più ed è difficile e come ho detto non molti italiani lo usano. Questo è diverso dal congiuntivo, che è vero che non molti italiani lo usano, ma è veramente brutto quando non lo usano perché veramente suona male. Quindi, per favore, il congiuntivo imparatelo e diventate bravi con il congiuntivo. Il passato remoto non è necessario, ok? James suggerisce che la Bibbia è scritta nel passato remoto, giusto? Ok. Ma quasi tutti i testi classici sono scritti nel passato remoto se parlano del passato. Pensate a che cosa significa passato prossimo. Prossimo significa vicino, quindi il passato vicino. Passato remoto, remoto significa lontano, quindi il passato lontano. Quindi tecnicamente dovremmo usare il passato remoto, ma in pratica, come suggerisce Diego Alejandro nella domanda, è un po' come il francese che nella lingua parlata comune di tutti i giorni in televisione, eccetera, non si usa molto.
Sì, Federica dice che da noi, cioè nella zona di Roma, non si usa mai. Io lo uso, infatti mi prendono in giro. Quando io uso il passato remoto mi prendono in giro. Io dico, per esempio, che studiai traduzione a Trieste, in alcuni contesti. Di solito dico ho studiato. Ma se io dico studiai, mi prendono in giro nella mia zona. Io direi che il Lazio, Abruzzo sono le regioni limite in cui non si usa il passato remoto. Sotto, quindi al sud del Lazio e dell'Abruzzo, si comincia a usare il passato remoto. Ok, questa era la mia lezione per oggi. Quanto ho parlato? Non lo so. Non so quanto siamo stati in onda. 20 minuti. Perfetto. Allora, prima di salutarci, avete qualcosa da dire? Io purtroppo quando faccio la lezione non riesco a leggere i commenti, li vedo ma se li leggo poi mi distraggo. O anche a me, Facebook, sei Nika? Anche a me piace moltissimo il passato remoto. A me piace veramente molto il passato remoto, è per questo che io lo uso. Ma nella zona di Roma non si usa e quindi mi prendono in giro se lo uso. Perché le due forme dei verbi in ere? Il perché non lo so, probabilmente è un motivo etimologico, quindi dell'origine della parola, ma puoi prendere quella che ti piace di più. Per esempio, per il verbo ricevere, usando le desinenze standard sarebbe ricevei, ricevesti, ricevè. Per me dire che lei ricevè è un po' strano. Io preferisco usare la seconda opzione, ricevette. Maria ricevette una lettera dal nonno. Per me è più bello sentire ricevette che ricevè. È un po' strano. Ricevè. Però è una scelta personale. Ok? Perfetto, allora ragazzi, è stato un piacere vedervi anche oggi. Adesso io chiudo tutto, vado al mare, faccio un bagno e poi torno per lavorare e preparare altri video per voi. Vi saluto, buonissima notte se siete in Europa, America, Africa, Medio Oriente. Buonissima giornata se siete in Asia e Australasia. Un bacione, arrivederci e guardate questo video domani o dopodomani per i sottotitoli in italiano. Ciao ciao, un bacione ragazzi.